Vediamo il primo oggetto che studiamo del calcolo combinatorio, ovvero le disposizioni. Il classico problema è quello di calcolare, in una gara con n concorrenti, quante sono le possibili classifiche dei primi tre. In base a quanto visto nel video precedente, se nella gara sono presenti 10 concorrenti, per il primo posto possiamo scegliere tra 10 possibilità, per il secondo posto possiamo scegliere tra 9, e per il terzo posto possiamo scegliere tra 8 possibilità. Moltiplicheremo, per il principio fondamentale del calcolo combinatorio, 10 per 9 per 8. Più in generale poniamo il problema in questi termini. Dati n oggetti, quante sono le possibili sequenze ordinate di k oggetti scelti tra gli n assegnati con il vincolo di non ripetere gli oggetti? La parola chiave qui è ordinate, ovvero conta l'ordine. Perciò, dati n oggetti distinti, chiamiamo disposizione semplice, o semplicemente disposizione, di questi n oggetti in k posti, o a volte si dice degli n oggetti presi k a k, dove k è minore o uguale a n, ogni sequenza ordinata di k oggetti scelti tra quelli assegnati, con il vincolo di non ripetere gli oggetti. Pertanto, calcoliamo il numero di disposizioni in questo modo. n per n-1 per n-2 arriviamo fino a n-k più 1. nk sono ovviamente numeri naturali e k deve essere maggiore di 0 e minore o uguale a n. Possiamo vedere qualche esempio. Il primo esempio è questo. Abbiamo un torneo sportivo, in questo caso di calcio, al quale partecipano 15 squadre. Quante sono le possibili classifiche delle prime 5 squadre? Iniziamo a capire il problema. Ci sono un certo numero di oggetti, quindi le 15 squadre. Vogliamo le prime 5, quindi k nel nostro caso sarà 5. E visto che vogliamo delle classifiche prevedono un ordine. Ecco perché lavoriamo con le disposizioni. Quindi dobbiamo calcolare le disposizioni di 15 oggetti di classe 5. Dovremo fare n per n-1 per n-2, arriviamo a n-k più 1, quindi calcoliamo quanto vale n-k più 1. 15 meno 5 fa 10, più 1 11. Faremo 15 per 14 per 13 per 12 per 11. Un numero molto alto perché è 360.360. Proviamo a calcolare quanti numeri di 4 cifre si possono formare con le 10 cifre decimali. Le cifre devono essere diverse tra loro, quindi noi abbiamo n uguale 10, k uguale 4, n meno k più 1 è uguale a 7, il numero di disposizioni, che indichiamo in questo modo, sarà 10 per 9 per 8 per 7. In totale 5040. Se ci fermiamo a questo punto però, noi stiamo valutando anche quei numeri che iniziano con 0, cioè numeri di 4 cifre del tipo 0732. Ma noi sappiamo che matematicamente questo corrisponde al numero 732, perché non ci sta chiedendo un certo codice di 4 cifre, ci sta chiedendo proprio dei numeri di 4 cifre. Perciò dobbiamo eliminare da questo conto i numeri di 3 cifre presi tra 1 e 9. Quindi abbiamo le disposizioni di 9 elementi di classe 3. Queste sono 9 meno 3 fa 6 più 1 7, quindi saranno 9 per 8 per 7. Il totale qui è 504. Se facciamo 5040 meno 504, otteniamo 4536, che è il numero corretto. Si può arrivare lavorando con le scelte successive. Se noi utilizziamo il solito schema che abbiamo già utilizzato, dicendo nella prima posizione quante scelte ho? 9, perché non posso mettere lo 0 qui davanti, quindi ho tutte le cifre da 1 a 9. In seconda posizione ho le 10 cifre, ma una l'ho già utilizzata, quindi ho di nuovo 9. Poi qui 8, qui 7. Se io faccio 9 per 9 per 8 per 7, ottengo proprio 4536.
Attenzione a questo problema perché è un po' diverso dai precedenti. Infatti viene richiesto quante sigle di 5 elementi si possono formare tali che i primi posti siano occupati da 2 diverse cifre e gli altri 3 posti da 3 lettere diverse dell'alfabeto italiano. Quindi noi abbiamo 5 elementi, perciò supponete di dover fare delle sigle fatte in questo modo, dove i primi 2 posti sono cifre, quindi ad esempio 3 e 1, e poi qui delle lettere tipo A, Z, H. Quante ne possiamo ottenere? Vi faccio notare che possiamo lavorare anche senza considerare le disposizioni, ma lavorando con le scelte come abbiamo fatto nel video precedente, cioè in prima posizione abbiamo 10 possibilità, in seconda posizione 9, perché una cifra l'abbiamo già usata. Poi qui dobbiamo usare le lettere, qui abbiamo 21 possibilità, qui 20 e qui 19. Utilizziamo le disposizioni. Per quanto riguarda i primi 2 posti di questi 5, abbiamo le disposizioni di 10 elementi di classe 2, perché prendiamo 2 cifre prese da queste 10 iniziali. Quindi faremo n-k più 1 sarà 10 meno 2 che fa 8 più 1 che fa 9. Quindi faremo 10 per 9, esattamente come qui. E per le lettere sono 21, ne prendiamo un sottogruppo fatto da 3. n-k più 1 è 21 meno 3 che fa 18 più 1 fa 19, quindi faremo 21 per 20 per 19, che è esattamente il conto che avremmo fatto qui. Questo ci dà 7980, pertanto quello che stiamo cercando è il prodotto tra questo e questo, ovvero 90 per 7980. Il risultato è che le possibili sigle sono 718.200. Se ora un elemento può comparire più di una volta, abbiamo le disposizioni con ripetizione, cioè dati n oggetti distinti, si chiama disposizione con ripetizione di questi n oggetti in k posti, ogni sequenza di k oggetti scelti tra quelli assegnati, ammettendo che sia possibile ripetere gli oggetti. È una disposizione, quindi abbiamo sempre una sequenza ordinata e calcoliamo le disposizioni con ripetizione in questo modo. Si indicano con d' o d asterisco, n elevato a k. Quante sono le sigle di 2 elementi anche ripetuti che si possono ottenere utilizzando le 21 lettere dell'alfabeto italiano? Abbiamo un numero n pari a 21. Le sigle sono di 2 elementi, ma questi possono essere ripetuti, per cui le disposizioni con ripetizione saranno 21 alla seconda, e questo è uguale a 441. Vediamo questo problema abbastanza pratico. Vogliamo organizzare una vacanza in Inghilterra e dobbiamo prenotare 6 pernottamenti in luoghi diversi, oppure fermandoci più di una notte nello stesso luogo. Abbiamo a disposizione una lista di 9 bed and breakfast e ci chiediamo in quanti modi possiamo fare la nostra scelta. Se 9 sono i possibili bed and breakfast e i pernottamenti sono 6, considerando che noi possiamo anche ripetere il pernottamento nello stesso luogo, quindi possiamo passare 2 notti in un certo posto, calcoleremo le disposizioni con ripetizione di 9 elementi di classe 6. Questo è 9 alla sesta, che è 531.441, un bel numero di possibilità. Intanto vi chiederei di lasciare un like, non vi costa nulla. Spero che questo video sulle disposizioni vi sia stato utile. Io vi saluto, vi ringrazio e alla prossima. Ciao!